Ciao a tutti, in questa puntata di Forzinet mi occuperò del commento della prima puntata di Tale e Quale Show che ha visto la vittoria di Tony Maiello interpretando Sal Da Vinci. Una vittoria secondo me abbastanza meritata, anche se io onestamente avrei preferito Pamela Petrarolo, che dal mio punto di vista è stata veramente eccezionale. Non mi aspettavo una performance così interpretando Noemi. C'è da dire che Pamela Petrarolo è romana, Noemi anche, e quindi diciamo che a livello di modo di scandire le parole, secondo me poteva essere avvantaggiata, quantomeno poteva sicuramente avere un punto in più in quel caso, però Noemi è veramente molto molto difficile da interpretare, una cantante veramente incredibile e inimitabile, e proprio per questo motivo secondo me Pamela Petrarolo avrebbe meritato. Chiaramente lì si gioca sullo scarto di punti e non è soltanto la giuria a fare la classifica, giuria che anche in questo caso è più o meno tecnica, perché abbiamo comunque confermati Panariello, Malgioglio e Alessia Marcuzzi. Il più tecnico sicuramente è Malgioglio, ma nei suoi giudizi probabilmente anche un po' troppo esagerato, soprattutto a livello di commenti negativi, e un po' risicato per quanto riguarda poi i complimenti. Ma questo fa parte del suo personaggio e mi sembra abbastanza evidente, anche perché se andiamo a paragonarlo poi in un contesto diverso come quello di Amici, i complimenti si sprecano e a volte neanche ce ne sarebbe troppo bisogno in alcuni contesti, magari qualche critica in più farebbe bene, quindi credo che Malgioglio in ogni contesto si adatti in base a chi si trova di fronte, in base ovviamente al programma. Però tornando a chi ha vinto e a chi secondo me avrebbe meritato, allora Pamela Petrarolo, come dicevo, è stata eccezionale e quindi anche a livello vocale è stata molto molto simile, forse un pochettino più pesante e grezza rispetto alla voce di Noemi, però è stata molto molto simile e quindi io credo che avrebbe meritato quella vittoria. Ha perso per un punto, come ho già detto, lì i punti che si assegnano tra di loro, oltre a quelli dei social che sono comunque pochi, fanno la differenza, i punti che si assegnano tra di loro, e in quel caso hanno pesato abbastanza proprio per far vincere Tony Maiello nell'interpretazione di Sal Da Vinci, che ripeto per me è stata veramente ottima. Non l'avrei messa sul mio podio personale, perché sul mio podio personale, oltre appunto alla strepitosa Pamela Petrarolo, che mi ha veramente stupito interpretando Noemi, avrei messo anche altri due artisti che forse hanno preso pochi punti rispetto agli altri. Sicuramente Samuele Cavallo nell'interpretazione di Holly, che è stato davvero incredibile. E a livello vocale non era proprio identico, ecco, però capiamo che è molto molto complicato, ma a livello emozionale, per come ha comunicato le emozioni di quella canzone e per come l'ha interpretata, quindi dal punto di vista dell'interpretazione generale, secondo me è stato fantastico. Ha avuto tutte le caratteristiche di Holly, è riuscito a ripercorrerle, a riproporle in maniera estremamente fedele, tant'è che Ubaldo Pantani aveva detto in giuria che aveva notato questa somiglianza di Holly già dal passo, e anche io, perché proprio dalle movenze, da come è entrato, forse un po' esasperato in un certo senso, però era molto molto simile già dalla camminata, e questo vuol dire che Samuele Cavallo secondo me si candida seriamente per lottare fino alla fine per la vittoria, perché dalla cura dei piccoli dettagli si capisce che è un candidato alla vittoria e che può veramente far bene. Poi magari mi sbaglierò, anche perché questa è soltanto la prima puntata e può lasciare un po' il tempo che trova. Sicuramente Tony Maiello lotterà fino alla fine. Pamela non lo so, però tornando al mio podio, dopo Pamela Petrarolo e Samuele Cavallo, io avrei messo Peppe Quintale, perché nella sua interpretazione di Elvis Presley la voce è stata veramente incredibile e anche in questo caso mi ha sorpreso molto. Non mi sarei mai aspettato una interpretazione del genere da parte sua. Ha preso pochi punti secondo me per quello che poteva fare, per quello che ha fatto anche dagli altri compagni. Poi lì chiaramente si andrà un po' a rotazione, secondo me un po' riceve uno, un po' gli riceve un altro, però credo che comunque abbia ottenuto un po' meno rispetto a quello che avrebbe meritato. Poi comunque la classifica è quella che è. Sorprendenti anche Cirilli e Insinna, che dal mio punto di vista non mi sono piaciuti più di tanto, e vi spiego perché. Il fatto è che la canzone di Lucio Corsi, Volevo essere un duro, metterla insieme ad un tenore come Pavarotti, in questo caso interpretato da Cirilli, che comunque tenore proprio non è, però con quella voce, con quella caratteristica, la canzone veramente alla fine è uscito un qualcosa di abbozzato, ma per me non c'era veramente niente. Credo che il commento di Malgioglio più sincero e onesto fosse quello. Poi Malgioglio ha criticato molto Cirilli per la sua performance, quando invece nella coppia Cirilli-Paolo Antoni criticava molto Paolo Antoni, soprattutto Paolo Antoni.
In questo caso sì, Cirilli probabilmente è il punto debole magari dell'interpretazione di questa interpretazione, ma io non credo che Insinna sia a livello di performance così eccezionale. Diciamo che la loro amicizia, il loro legame, il fatto che fosse la prima puntata, il fatto che fosse il ritorno in Rai di Flavio Insinna, forse un po' ha inciso e ha condizionato la classifica, anche i voti degli altri, ma poi anche quelli della giuria che li hanno messi un po' troppo avanti per quello che penso io. Non dico che meritassero le ultime posizioni, questo no, però una mezza classifica, una metà classifica secondo me sarebbe stata perfetta per la coppia Insinna-Cirilli, che era non così eccezionale, hanno fatto una performance eccezionale non soltanto per loro, ma anche per le caratteristiche del brano e dei cantanti che hanno interpretato. Alla prossima invece faranno San Giorgi e Modugno sulla stessa canzone, anche lì caratteristiche un po' diverse, ma quantomeno hanno lo stesso brano e secondo me possono veramente riuscire a fare qualcosa di molto molto interessante, poi lo scopriremo. E poi veniamo ad Antonella Fiordilisi che diciamo a livello di social, di pubblico social, era la personalità più attesa. Allora, secondo me non è stata tra le migliori, lo dico subito, però mi ha sorpreso, non è stata affatto male. Ha fatto molto meglio di quello che mi potessi aspettare e lo dico proprio sinceramente. Questo perché praticamente ha interpretato Gaia. Appena avevo letto l'artista che avrebbe interpretato, insomma, ho detto qui non è proprio semplicissima la situazione, anzi, forse è anche più rischiosa di quello che possa sembrare, nonostante comunque sì, sia italiana e tutto, però la canzone col ballo poi, secondo me se l'è cavata abbastanza bene. Molto meglio di quello che mi aspettavo, ripeto, poi bisogna dire anche che io partivo da un presupposto abbastanza particolare, nel senso che io ero rimasto a livello di canto ad Antonella Fiordilisi del Grande Fratello, che non è che cantasse ovviamente proprio per cantare, ma non è che fosse proprio intonata e quant'altro. Questo io l'ho detto già anche nel video di quest'estate quando avevo presentato i concorrenti, però adesso proprio partendo da quel presupposto io credo che abbia avuto veramente una crescita importante, si vede che comunque c'è un lavoro dietro e che ha fatto molto bene. Poi in alcuni tratti secondo me è stata anche simile a Gaia, onestamente, almeno io ho sentito questo. Poi le pecche vocali, io non sono un esperto, lo dico e lo ribadisco, comunque qualcosa si nota che c'era qualche pecca vocale, però non essendo una cantante, visti i presupposti di partenza, almeno per quello che pensavo io sono rimasto veramente stupito anche dalla voce, che ha una bella voce, quindi credo che possa fare un percorso di crescita tale e quale Show, che potrebbe anche portarla comunque, perché no, a giocarsi una vittoria, perché se le danno il personaggio giusto nelle prossime puntate potrebbe, con una serie di incastri, perché lì comunque, come già detto, serve tutta la serie di incastri dei vari punti, potrebbe magari anche giocarsi una vittoria di puntata. La vittoria finale non credo, perché i favoriti per me sono sempre un po' imitatori e un po' i cantanti di professione, lo dice anche la storia stessa del programma. Per chi l'ha seguito, vedendo i nomi di quelli che hanno vinto, sono o ex amici oppure degli imitatori comunque che si sono calati bene nei personaggi. Quindi io credo veramente che per lei, come anche per altre persone, vedi Pamela Perarolo, ha fatto un'ottima interpretazione di Noemi, ma poi bisognerà vedere se riuscirà a dare seguito a quell'interpretazione e la vedo un po' complicata, vedo molto meglio Tony Maiello, anche se Pamela comunque è una cantante pure, cioè o meglio, ha cantato anche lei non è la Rai, però diciamo che è una veste un po' diversa. Per quanto riguarda gli altri invece abbiamo avuto anche chiaramente le Donatella che sono arrivate settime con l'interpretazione di Serena Brancale e Alessandra Moroso. A me non sono dispiaciute onestamente, però la classifica è quella che è e credo che la posizione sia abbastanza giusta alla fine. Gianni Ippoliti purtroppo non mi convince a livello di personaggio, quindi io lì il giudizio è condizionato anche da quello. Mi dispiace per Marina, che è arrivata ultima, e immeritatamente, perché ha mostrato una grande energia e quindi credo che meritasse qualcosina in più, soprattutto arrivare ultima a pari merito, insomma, insieme a Carmen Di Pietro, che ha ricevuto 10 punti di bonus dai compagni. Non è proprio un ottimo inizio, ma credo che possa sicuramente rifarsi. Per me, alla fine, è stata decente anche Marina. Ovviamente nulla di spettacolare, nulla di eccezionale, ma non da ultimo posto insieme a Carmen Di Pietro, onestamente. Per quanto riguarda invece le prossime interpretazioni che avranno, allora Antonella Fiordilisi dovrà interpretare Dua Lipa. Per me veramente sarà molto molto complicato per lei, dovrà addirittura cimentarsi con il cantare in inglese
e quello sarà un ulteriore banco di prova, un ulteriore step che potrebbe magari portarla effettivamente a migliorare. Sono molto curioso comunque di vederla. Carmen Di Pietro sarà Ambrangiolini, ma sappiamo già tutti ovviamente che farà il suo solito spettacolo, tra virgolette, perché comunque è stata chiamata per quello, è la quota comica, che comica non è perché comunque neanche fa ridere. Flavenzina e Gabriele Cirilli saranno invece, come ho già detto, come avevo anticipato, Modugno e San Giorgi. Gianni Ippoliti farà Fred Baumgustolo, le Donatella faranno Baby K e Giusy Ferreri, anche qui sono molto curioso di vedere come riusciranno a ricrearle. Marina sarà invece Anna Oxa e qui ho grandi aspettative. Pamela Petrarolo sarà Rita Pavone e qui secondo me già potrebbe esserci un ridimensionamento, potrebbe essere una buona interpretazione, ma comunque non è quel personaggio che ti fa dire wow, come effettivamente quando interpreti Noemi se la fai bene. Beppe Quintale sarà Achille Lauro, non so cosa possa uscirne, però mi ha sorpreso la prima puntata, magari mi sorprenderà anche adesso. Samuele Cavallo sarà Benson Boone e qui secondo me avremo qualcosa di interessante. E Tony Maiello sarà Ed Sheeran e io credo che sia un serio candidato al bis o quantomeno al podio per quello che ho visto nella prima puntata. Quindi vedremo poi come si evolverà la situazione e quali saranno i risultati. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet.